Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, siccome che mi è stato chiesto di fare video un po' più brevi, allora oggi cerco di farne uno un po' più stringato così da velocizzare tutta la situazione. E allora partiamo subitissimo con il primo aggiornamento di oggi, perché è stata rilasciata la certificazione unica con tutti gli adempimenti da parte dell'INPS. E infatti con la circolare del 7 di maggio, la numero 63, l'INPS ci illustra tutte le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d'imposta, riguardanti proprio l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della certificazione unica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. In pratica in questo messaggio ci viene detto che viene fatta la predisposizione, quindi creata la certificazione unica 2024 e la trasmissione ai sostituti d'imposta, il conguaglio fiscale del 2023, la eventuale rettifica della certificazione unica e poi la modalità del rilascio della certificazione unica al soggetto che non è titolare. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Vediamo un attimino di capire cosa fare con la rottamazione quater, quando scadono i prossimi pagamenti. Per mantenere i benefici della definizione agevolata, quindi rottamazione quater, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 di maggio. Quindi, come dico sempre, mettetevi in calendario questa scadenza perché non vogliamo farcela scadere. La norma infatti prevede comunque una tolleranza di 5 giorni per cui il pagamento è considerato tempestivo se viene fatto entro mercoledì 5 di giugno. Poi le restanti rate del 2024 andranno poi pagate entro il 31 di luglio e il 30 di novembre, oppure secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. In questo periodo, io lo dico per voi, in questo periodo di dichiarazione dei redditi, cosa succede? Che i contribuenti stanno compilando il 730, la dichiarazione modello unico redditi, siamo tutti lì in fase di compilazione di dichiarazione dei redditi. Però moltissimi contribuenti devono fare molta attenzione agli SMS falsi che in questi giorni stanno arrivando sui telefonini di buona parte dei cittadini, dove viene comunicato un presunto rimborso da parte del fisco. In pratica cosa sta succedendo? C'è in corso una campagna di messaggi che contiene delle false comunicazioni SMS che, utilizzando il pretesto di un rimborso in favore del malcapitato, richiedono la compilazione di un modulo per la verifica dei propri dati. Questi messaggi, attenzione, si possono riconoscere perché contengono intanto un importo a credito che sarà rimborsato, importo che tra l'altro è completamente un importo a caso, cioè senza nessun senso. Contengono anche un collegamento a una pagina internet che sembra in tutto e per tutto uguale a quella dell'Agenzia delle Entrate, ma non lo è, ecco. E tra l'altro in quella pagina internet richiedono di inserire i propri dati personali, le coordinate bancarie per poi ricevere il fantomatico rimborso che in realtà poi magari non esiste proprio. Quindi a questo punto vi consiglio di fare la massima attenzione a questi messaggi e nel caso in cui si ricevessero delle comunicazioni di questo genere di non cliccare assolutamente sui collegamenti che trovate all'interno del messaggio, di non comunicare o scrivere codici o password, di non dare i dati personali, quindi di non comunicare i dati personali e soprattutto di non comunicare le coordinate bancarie. Coordinate bancarie che tra l'altro possono essere sia il codice IBAN che eventualmente anche
i codici delle password. Voi lo sapete che per comunicare eventuali conti dove ricevere il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate bisogna andare o di persona all'Agenzia delle Entrate e compilare un modulo, oppure compilarlo telematicamente tramite il sito internet originale dell'Agenzia delle Entrate, oppure chiamando il centralino telefonico, se non ricordo male. Quindi mi raccomando, nessuno degli enti statali scrive a nessuno per dirgli di compilare un modulo e di inserire i propri dati e soprattutto i codici delle carte di credito. Nessuno lo fa, anche perché gli enti statali non sono lì per fare quel lavoro, ma se volete comunicare eventuali rimborsi, lo sapete, bisogna andarci di persona, compilare un modulo, firmarlo, mettere la carta d'identità, fronteretto, insomma è una menata un po' lunga, non è che tu clicchi lì e vai, guarda, dopo 2 giorni ti arrivano dei soldi. Non funziona così. Bene, detto questo, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!